Amici, guardate su che cosa sto mettendo le mani sopra e a breve le metteremo sopra volando e voleremo con questo gioiellino qua, non lo vedete ancora, ma è praticamente l'unico autogiro presente qua ad Aero, uno dei pochissimi, c'è anche un Ibus, ma vabbè, lasciamo stare, c'è un nano e vabbè. Oggi ve lo voglio presentare bene e siamo in compagnia del mio amico Fabrizio Minelli. Ciao a tutti. Posso dire che sei il dealer italiano adesso? Italiano ufficiale per Italia e Svizzera italiana, Ticino. Ok, andiamo a scoprire il giocattolino. Vai. Eccolo, guardate Allora, che bello. Guardate che facciamo una panoramica esterna e vediamo che le dimensioni sono completamente differenti a qualunque altro gyrocopter del mercato. E questo lo posso confermare. Questa è la versione GTL, che sta per Gran Turismo Long, ed ha la caratteristica principale che ha 1,2 metri cubi di spazio bagagli. Porca miseria. Significa portarci con due trolley, valigie 24 ore eccetera, più abbiamo 70 litri su quelle, diciamo, winglet, delle alette. Sì, e poi vedremo che cosa servono. Vedremo a cosa servono, ma sono praticamente altri extra 70 litri. Wow, quindi sono funzionali anche come bagaglio. Assolutamente sì, ovviamente con la possibilità di inserire oggetti piccoli, però certo. 70 litri. Sì, però tutte le cazzatine, magari il portapala, la cosa, Visto che siamo su questi qua, occorre dire che hanno la possibilità di essere configurati con una soluzione galleggiante di emergenza. Ok. Questo significa poter, in caso di emergenza, atterrare sull'acqua galleggiando. Wow. In questo caso non navigando o muovendosi nell'acqua, no, ma galleggiando, non facendolo affondare. Non vai a fondo. Okay. Ovviamente esistono due kit poi, che non sono presenti in questo momento, sono uno per la neve, okay. Uno per l'acqua, atterraggio su acqua e atterraggio su neve. Okay. Entrambi con main gear retrattile, significa che puoi decollare da asfalto o erba, atterrare su neve, ridecollare da neve, riatterrare su asfalto. Invece questi qua sono fissi normali. Questi sono fissi normali. Ci sono dei dettagli che non sono stati montati, come ad esempio il copriruota, che in questo caso hanno una aerodinamica che ne aumenta di 5 km/h la velocità. Madonna. E ora spiego il motivo di tutto questo. L'autogiro, nonostante che sia più grande, molto più grande di tutti gli altri. Mettiamoci verso l'autogiro, così almeno. Facciamo vedere l'autogiro. Vieni. Facciamo vedere l'autogiro. Le dimensioni sono incredibili. Potete immaginare la distanza delle due persone da dove è il sedile. Guardate che roba. Quindi quanto siamo come centimetri da parte a parte? Considera che siamo alla larghezza di una SUV o di un'auto di classe molto alta. Consideriamo che le gambe sono completamente distese. I sedili sono removibili e anche avanzabili o retrocedibili. Pensa un po' di che roba. Mi provo a sedere? I sedili. Guardate. Ok, i sedili sono, se hai visto bene, sono microforati perché all'interno passa aria, riscaldamento. Quindi sono areggiati con riscaldamento. Esatto, questi in particolare sono sedili McLaren Designo. Sono ispirati alla McLaren Designo. Wow. Sono riscaldati, raffreddati. Se vedi sopra, ci sono uno spot leggimappa. Multicolore a seconda della situazione di luce, un forcing dell'alimentazione di ventilazione, perché quando fai la cold start chiaramente hai bisogno di fare anche un po' di ventilazione, le bocchette di aria liner, quindi voli e ti alimenti. Tutto
è microforato per è diffondere, poi lo vediamo dall'esterno meglio, microforato per diffondere nell'abitacolo in maniera uniforme il riscaldamento. Wow. All'interno di questo autogiro, diciamo, abbiamo un Garmin G3X top linea con sistema autopilot. Eccolo qua. Con pannello remoto. Questo è bellissimo anche che esatto. Messo così, stupendo. Breakers, throttle, prerotazione analogica. Che però, ecco, la prerotazione non avverti nessun colpo sulla prerotazione. Quindi per fare la prerotazione devo fare così e fare questo qui è fluidissimo. È fluido, quindi fare una roba aspetta, che adesso mi sia. E fare una roba del genere. Sì, ma no, fino a 120 giri rotore non lo tocchi questo. Ok, quindi da 120 giri. Sì, anche perché la prerotazione è libera qua così. Sì, ma è semplicissimo. Appena lo sposti con il pollice ed è pronto. Rilasci e va. E via. Questo è ricarica ad induzione per telefono. Ricarica ad induzione perché tu puoi mettere un telefono qua sopra. Wow. Va in ricarica automatica, puoi avere SkyDemon ad esempio come backup per la navigazione. La creazione di questo cockpit è fatta con ridondanza digitale di Glass Cockpit e analogica a controllo digitale per quello che riguarda la parte, diciamo, vecchio stile. In un autogiro credo che sia il più grosso che ci sia, perché non ho mai visto, non ho mai visto una roba. Abbiamo il trim sul pitch, ma anche sul roll. Quindi abbiamo i trims con Health nella parte sotto. Quindi hai entrambi. Perché con la doppia deriva che hai un bilanciamento dei pesi, pur essendo un affiancato, ottimale. Perfetto. Abbiamo radio di backup che lavora assieme al Garmin. Ovviamente tutti gli input possono essere fatti con il Garmin per quello che riguarda transponder, radio, eccetera. Con il knob, con le funzioni. E questo qua è il controllo del pitch propeller. È il passo variabile, che ha 3 funzioni. Manuale, semiautomatica, automatica, full auto. Lui è impostato con preset, quindi può muoversi all'interno di tipo preset di decollo, preset di crociera, eccetera, ma in condizioni di auto dialoga con il Garmin e se per esempio sei lento e basso, salta a pitch propeller da 5750 giri. Quindi è un pitch che puoi decidere tu come volerlo fare, come volerlo usare. Comunque è un variabile a giri costanti. Puoi controllare, inquadrerei la qualità di come è costruito, perché la qualità è interessante veramente e parliamo di interruttori, luci, knobs, tutto a livello aeronautico serio. E viene utilizzato per questo autogiro non solo alluminio e fibra di carbonio, ma anche Kevlar. Questo è l'unico, credo sia l'unico, ma va verificato, autogiro che ha il 70% di fibra di carbonio e 30% di Kevlar. Resiste carichi impossibili per qualunque altra cosa ed è dimostrato. Ma poi è grandissimo, guardate, oltre i piedi che cosa c'è? È grandissimo. Allora, l'autogiro tutti sappiamo che può discendere verticalmente. E quindi abbiamo, come per gli elicotteri, la possibilità di vedere dove stiamo verticalmente. Ma ragazzi, ma c'è uno spazio tra i piedi, quindi tra la pedaliera e laggiù che ragazzi è veramente fantastico. È veramente fatto veramente molto bene. Abbiamo un sistema di illuminazione a luci LED ultra potenti, tanto è che questo autogiro qua è abilitato per il Night VFR. Anche se in Italia abbiamo certo, per forza. Lui lo può fare. È normale. Ora ti faccio notare una cosa molto carina, che se tu ti metti di profilo non vedi nessuna superficie di resistenza con l'aria. È vero, non si vede nessuna superficie di resistenza con l'aria.
perché il CX Ha un non CX, dipende dalla forma, certo, dalla grandezza, ma dipende, certo, pardon, dalla forma. certo. Vale a dire, un ombrello piccolo ha molto più resistenza di una sfera enorme. E infatti è incredibile che vada così forte, che sia così grosso. Perché non ha alcuna resistenza, tutte prese in H, angolate in differenti posizioni. Le prese in H sono di stile aeronautico e anche tipo Formula 1, letteralmente succhiano l'aria quando passa, la tirano dentro ma senza opporre resistenza, e viene espulsa dinamicamente perché la parte sottostante è tutta libera. Ok, sì, è vero. Quindi passa a fredda e se ne va alla calda che rimane. Quindi, ok. E il 916, questo è il 915. Questo è il 915, i motori che vengono montati sono due, essenzialmente 915 e 916. Allora, e non hai problemi di temperatura? Assolutamente no, io l'ho pilotato in Polonia, alla casa madre, siamo stati a 36 gradi in luglio, praticamente full throttle, 35 minuti costanti, chiaramente non 35 minuti di full throttle. Sì, no, non lo puoi nemmeno fare, insomma. Diciamo a massima spinta possibile, minuti, e abbiamo il video e chiaramente non sale la temperatura. Pazzesco. È impressionante. Quindi alla massima potenza continua. La massima continua. La massima continua dell'ora. Ti faccio notare questa cosa, questo stabilizzatore intanto è enorme. È veramente, lui sta sul binario, è veramente grossissimo. Puoi fare renderti? No, è gigantesco. Ok. È gigantesco. Ma ha un'altra caratteristica. Tutti gli autogiri del mercato hanno un unico raccordo. Sì. Per semplicità, per chi non conosce l'argomento, diciamo un raccordo con lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore, certo. Quando tu hai un unico raccordo, hai la risonanza che arriva dalle vibrazioni. Certo. Questo si può anche vedere, per esempio, se tu applichi una telecamera che vibra, parte il gimbal. In questo caso, questo con due di questo tipo, quindi non ha problemi di vibrazioni, se non minime, ridotte. Certo. Il problema della risonanza è che poi lo stabilizzatore, la risonanza se la riporta attraverso alla struttura, certo. Se la riporta al mast, è un continuo, ed è un continuo. Ed è uno dei motivi per cui hai quello shaking dell'autogiro caratteristico molto pronunciato. Certo. In questo caso non c'è lo shaking, se non millimetrico. E lo proveremo. È anche il motivo per cui puoi avere l'autopilot. Ho capito. E perché sennò si disingaggerebbe. Salterebbero fuori cose. Ti faccio notare un'altra cosa, la distanza del main gear. Sì. Che è imparagonabile a niente altro, sono 2,20 metri circa di distanza, significa è più largo di tutti gli altri autogiri, solo la distanza delle ruote. E questo significa che se tu fai un atterraggio con crosswind e grande angolo di scarroccio, praticamente non puoi perché vabbè, non potere è impossibile, però è molto difficile. Esattamente, sì, perché il baricentro è bassissimo. Certo. Prorotazione manuale. Prorotazione, sì, siamo a 220. Ed è anche è altissimo da terra. Sì, certo, e quello è il motivo per cui si può fare una flare accentuata nonostante questi siano. Questo qua è fibra di carbonio. Quindi tutto quanto fibra di carbonio. Allora, questo qui è costruito tutto in fibra di carbonio più alluminio più Kevlar. A seconda del punto. Però io ti inviterei a guardare ogni singolo componente. È veramente incredibile. È veramente incredibile. È pazzesco. E poi il fondo è anche piatto. Il fondo è piatto e quindi l'intera struttura fa portanza, è come una Formula 1, il fondo è piatto. E la cosa incredibile è, la prima volta che ho fatto il primo atterraggio, è la delicatezza, il modo soffice con il quale lui arriva a terra, perché quando tu fai la prima flare, lui riesce a trovare un equilibrio globale di velivolo, di aeromobile, tale che si appoggia delicatamente e non avverti il contatto con il terreno. È incredibile. La cosa incredibile è anche lo stick, perché lo stick ha i pulsanti programmati per fare diverse cose, ingaggiare, disingaggiare l'autopilot, eccetera, ma non vibra. E lo proveremo. Non si muove, questo lo proveremo in Italia, giustamente. Questa qua è solamente una copertura tutta in carbonio, questa è il mast,
Il mast cos'è? Acciaio? Anche il propeller. Ok, ok. Quindi abbiamo tutta la struttura in acciaio, comunque a T, cioè no, a L, perché poi... Sì, è un po' diverso. Diciamo che la scocca è un monoframe. Un monoframe. Lavorato con caratteristiche di carbonio misto Kevlar con resistenza incredibile. Ti faccio un esempio, qua sopra sono stati appoggiati per test qualcosa come 340 kg. Porca E ti miseria. manderò le foto e non succede nulla. Wow. 340 kg. Wow. Questo stesso aeromobile è stato sovraccaricato a 750 kg. Questo è certificato per 600 kg. Certificato per 600 kg, okay. ma è stato sovraccaricato a 750 kg e letteralmente fatto cadere da 1 metro a terra per provare la resistenza del carrello che ti farei vedere. No, perché è una roba. Vediamo. Oh no. Pazzesco. In questo caso, per esigenza di fiera, non abbiamo montato le coperture. Sì, certo. Le persone possono inciampare. No, però anche i singoli cavi, cioè effettivamente guardate com'è piatto, è piattissimo, è fantastico, è veramente fantastico. È un'ala alla fine. È un'ala a tutti gli effetti. Ecco, vediamo. Una cosa molto importante, questi qua. Il bagagliaio che vi volevo far vedere, ragazzi, qua ci sta tanta di quella roba, non riesco manco a inquadrarlo. Allora ti faccio vedere una chicca favolosa. Allora, il velivolo sta per aria circa 6 ore per 1000 km di range. Porca miseria. Supponiamo di essere in hangar e dobbiamo controllare il livello del carburante. Ho visto che c'è il livello del retroilluminazione. No, ma veramente. Perché magari hai poca luce. Ma veramente, ma spettacolo, ragazzi. Spettacolare. Questi sedili sono, mamma mia, possibili da spostare in avanti, indietro, ma anche toglibili proprio, smontabili. Un'altra cosa che voglio far notare. Sì? Guarda. Tutto attorno è microforato per far passare l'aria calda, che ha la doppia funzione di riscaldamento o aria fresca, certo, riscaldamento dell'abitacolo, ma anche evitare l'appannamento. Certo. Un'altra cosa ancora, tutti i vetri sono tattati anti-UV. Ok. Quindi volare gli UV danno fastidio e quindi anti-UV 89. Rotore 8 metri e 70. Ok, e della Gyrotex? Praticamente ha con un 915 abbiamo una velocità di crociera di 160-180 km/h con una VNE a 210, ma attualmente è certificato dall'ente tedesco, Massimo Ente, sì, per 230, con una capacità strutturale di 230. In realtà è precauzionale 210. Wow. Sì. Eccola qua. Beh, che dire, abbiamo già fatto una bella infarinata, una presentazione di 18 minuti. Ti ringrazio. Io, signori, con questo signore qua, appena lo porteremo in Italia, ovviamente ci metteremo le mani sopra e vi faremo fare un bel flight test. Assolutamente sì, voleremo per i cieli della nostra bellissima nazione lo stivale bellissimo che abbiamo e facciamo un po' di prove con questo giocattolino. Che dire, per adesso grazie Fabrizio per questa presentazione e ci rivediamo in Italia al flight test. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao.